Buongiorno a tutti, oggi parleremo ancora di OptiShade e della rilevazione del colore. Innanzitutto i denti devono essere puliti, bisogna togliere tutte le macchie e il paziente deve aprire nell'ultimo istante, grazie anche in realtà alle nostre dita che fanno spazio, per far sì che il cono di OptiShade si possa andare a posizionare sui denti. La camera deve essere, la stanza dove siamo, un po' buia, in modo tale che il contrasto sia migliore, deve essere posizionato l'aspirasaliva in modo tale che la base di OptiShade non si appanni. La rilevazione che ci aspettiamo è questa: deve esserci il nostro dente assolutamente al centro dell'inquadratura, ci deve essere un po' di gengiva, un po' di sfondo, non ci deve essere un'inclinazione inadeguata del nostro cono, che quindi non ci deve essere un'immagine inclinata, non si devono vedere troppo i denti vicini, non ci deve essere troppo sfondo, e l'inclinazione giusta qual è? È quella parallela all'asse lungo del nostro dente. Quindi non ci deve essere troppa inclinazione in questo senso, ma anche da un punto di vista occlusale la forma di questo cono fa sì che ci possiamo appoggiare sui denti vicini e anche qui non sbagliare quella che è l'inclinazione, altrimenti avremo delle misurazioni che non sono adeguate. Cosa ci aspetteremo poi sull'immagine? Una volta effettuata la rilevazione potremo navigare sul nostro dente punto per punto e capire il colore che abbiamo ottenuto, che sarà riportato in questo rettangolino qui, che sarà di colori diversi a seconda del fatto che i nostri valori lab siano all'interno dei valori dentali o meno, siano i più vicini al di fuori della scala dentale, ma ne parleremo dopo. Intanto vediamo come, una volta connesso OptiShade, va fatta la fase di calibratura e richiede un attimino di qualche secondo ed è permessa grazie a questa schedina bianca che vedevamo la volta scorsa. Si fa measure e si va sul dente. Sul dente si fanno almeno 3 rilevazioni e il colore che otteniamo è questo. Questa è una vera rilevazione. Ok, vediamo che muovendosi all'interno del nostro cerchio magico, del nostro spot, potremo vedere quello che è i colori che vengono ad essere ottenuti. E qui poi appunto vediamo che c'è il verde, l'arancione, il rosso, e verso la fine spiegheremo cos'è. Qui la funzione fondamentale è il compare, cioè noi dobbiamo fare più scatti delle nostre rilevazioni e possiamo poi punto per punto su immagini diverse andare a vedere qui al centro poi se le immagini corrispondono o quantomeno quanto è il delta, la differenza tra le due immagini. Questo serve sicuramente anche al tecnico per avere una rilevazione un po' più precisa. Vi dicevo dei 3 colori, è fondamentale. Quello verde vuol dire che siamo all'interno della scala dentale, mentre l'arancione e il rosso sono i colori che si avvicinano di più a quelli ottenuti, che sono fuori scala, ma non vuol dire che sono sbagliati. Ok? Grazie a tutti.